Parkside Performance, la linea più amata ed attesa da tutti gli appassionati del marchio Parkside. Attesa perché purtroppo esce una volta l'anno e in genere la maggior parte dei prodotti escono a fine dicembre. Quest'anno però 2021, quindi dicembre 2021, molti appassionati sono rimasti un po' con l'amaro in bocca, sia perché sono usciti pochi utensili rispetto a quelli usciti l'anno scorso, e sia perché questi pochi non sono stati distribuiti in modo uniforme in tutto il territorio italiano. Ci sono alcuni che hanno avuto la possibilità di prenderli e altri purtroppo non hanno avuto questa possibilità. Oggi vi parlo della smerigliatrice angolare ricaricabile, il modello PWSAP20LI C3 con motore brushless. Il modello dell'anno scorso era sempre C3 finale, in genere quando noi troviamo alla fine della sigla C1, C2, C3 significa che vengono fatti degli aggiornamenti. Il modello dell'anno scorso era sempre C3. E allora perché sto facendo un altro video? Per due motivi. Prima perché nonostante la sigla sia identica, c'è una differenza che ve la mostro nel corso del video. Secondo perché quest'anno, a differenza dell'anno scorso, c'è una novità, l'uscita delle nuove batterie Smart. Questa è una 4A Smart con Bluetooth. Batterie che promettono 70% di maggiori correnti di scarica per una maggiore potenza. Allora, come vi dicevo nella video recensione di queste batterie, vi metterò comunque la scheda a fine video. È vero che non è che le batterie nuove hanno il 70% in più di potenza rispetto alle batterie vecchie, però così come c'era una lievissima differenza tra le 2A e le 4A, vi farò vedere nel corso del video, in occasione di una prova, che c'è anche una lievissima differenza tra la 4A modello cicciotto e la nuova 4A modello Smart. Quindi in questo video cosa vedremo? Così partiamo subito. Vi farò vedere nuovamente l'unboxing, vi farò vedere nuovamente le caratteristiche tecniche, così chi non ha visto il video precedente comunque sa di che cosa stiamo parlando. Nel caso in cui voi invece l'avete visto, potete scorrere nella timeline e saltare questa parte. E vi farò vedere tre prove di taglio, solo tre. Prenderò un tondino, qualcosa che mette veramente alla prova la nostra smerigliatrice, e farò tre tagli 2A, 4A grande, grossa, e 4A nuova, impostata in modalità performance, ve lo spiegherò dopo. Così da capire, oltre a come lavora questa smerigliatrice, le differenze di utilizzo soprattutto tra la 4A vecchia e la 4A nuova, la Smart. Non farò altre prove perché già nel canale ci sono altri video dove faccio dei test, delle sfide tra questa smerigliatrice e il modello con motore a spazzole, il classico Verdone. E in mezzo a questa sfida ci ho messo anche il modello a 220 volt, così voi capite come lavorano tutti e tre i modelli. Ora avviciniamo la telecamera e vediamo come è fatta questa smerigliatrice. Togliamo le batterie per non creare confusione. Questa smerigliatrice, così come la vedete, è venduta al prezzo di 69 euro. Non c'è nient'altro. Quello che vedete che ho attualmente in mano: la smerigliatrice, l'impugnatura, un disco dello spessore di 6 mm, la chiave nascosta qui dentro, poi ve lo faccio vedere, e nient'altro. 69 euro, quindi senza batteria e senza caricabatterie. Vediamo velocemente due caratteristiche in confezione. Smerigliatrice angolare ricaricabile da 20 volt, è compatibile con tutte le batterie della serie X20V Team, sia da 2A che da 4A modello vecchio, da 4A modello nuovo, modello Smart, quelle piccole. Però qua c'è una piccola dicitura che dice batteria consigliata Parkside PAP20B3 da 4A, perché come vi ho fatto vedere in diversi video, queste smerigliatrici con la 2A rendono veramente poco, si perdono tantissime prestazioni. Con la 4A non è solo un discorso di durata, ma è anche di protezione al sovraccarico, che con le batterie da 4A, avendo più celle, si surriscalda di meno e la protezione interviene più sporadicamente. 10.000 giri al minuto, dischi da 125 mm. L'attacco della smerigliatrice è un M14 con spindle look, simpatica questa cosa, ora ve la faccio vedere. Incluso un disco abrasivo, va bene, da 125 e una chiave. Motore brushless che garantisce rispetto al motore tradizionale fino al 49% di maggiore velocità di taglio nell'acciaio piano, fino al 23% di maggiore velocità di taglio nelle piastrelle
e con un motore che, non avendo spazzole, quindi non avendo cose che si possono usurare, dura 10 volte di più. Da questo lato troviamo alcune caratteristiche, vi spiegherò quando vi mostro la smerigliatrice. Vediamo che questo modello è prodotto dalla OWIM ad agosto del 2021. La nostra smerigliatrice è venduta all'interno di queste valigette caratteristiche della linea Performance, che sono metà rossa e metà nera, con il logo Parkside in rilievo. Rispetto alle valigette classiche, queste hanno una cerniera vera, quindi non il classico punto di deformazione che poi col tempo si va a rovinare. Sono più robuste, decisamente più robuste e pesanti, la chiusura è sempre in metallo, la maniglia ha il logo Parkside Performance, è più bellina, e all'interno, quando l'apriamo, troviamo il manuale di istruzioni messo in questo punto e la smirigliatrice, così come la state vedendo, messa in questo punto. La valigetta ci consente di portare con noi la smerigliatrice con una batteria installata, quella grande, la 4A grossa, di portare un'altra 4A sempre grossa in questo punto, o eventualmente se dobbiamo mettere la batteria smart rimane un po' di spazio, però rimane sempre nella sua posizione. Un caricabatterie, in questo caso io qua sto mettendo quello normale, ma ci vorrebbe quello da 4.5 A. Infatti l'alloggiamento è fatto proprio per il modello da 4.5 A, che non ha l'uscita del cavo centrale ma ce l'ha al laterale, quindi carica batterie. E poi qua un piccolo spazietto sagomato, vi faccio vedere perché possiamo andare a mettere la custodia, il case porta dischi sempre della Parkside Performance. Si mette qua, anzi possiamo metterne 2 e forse 3, quindi un modo per portare con noi in modo ordinato batterie, caricabatterie e dischi. Va bene, usciamo tutto. Ok, ecco la nostra smerigliatrice. In questo momento c'è la 4A, quella grande, però per farla vedere completa e per essere più leggera metterò la 4A piccolina. La smerigliatrice solo corpo macchina pesa 2 kg, 1949. Se andiamo a mettere la batteria da 4A smart sono 600 grammi in più, quindi 2,6 kg. Se andiamo a mettere quella grande, 700 grammi in più, 2,7 kg. Tutto quello che vedete di nero, ad eccezione della parte dove c'è il logo, è tutto gommato, gomma, tutto gommato. L'impugnatura è molto comoda, come vedete ha la parte ristretta, non è scomodo come il modello verde, che è più grosso. Qua si impugna veramente bene e come vedete ci sono delle grigliette di metallo dove ci sono i fori. Rimettiamo la batteria. L'impugnatura ci consente di tenere una presa salda anche nel caso in cui c'è il rischio di far andare avanti la mano. Questa sporgenza ci impedisce questo movimento. Quindi tutta la parte nera plastica gommata, logo Parkside. Da questo lato abbiamo alcune specifiche tecniche: 125 mm dischi, M14, 10.000 giri, prodotto a 2108 dalla OWIM. La parte metallica dove ci sono gli ingranaggi, che a me è arrivata parecchio oleata, guardate che lucido, tutta bella oleata. L'ho dovuto pulire perché stavo pasticciando tutto il telefonino. Impugnatura supplementare molto ben fatta, devo dire molto ben fatta, tutta gommata. La parte nera è gomma, la parte rossa è plastica, ma quando si impugna il grip è parecchio alto. Non ho capito in realtà a cosa serve questo spessore, se ha qualche scopo particolare, però ci tiene abbastanza distanti dal disco. Impugnatura che può essere messa sia dal lato sinistro, lato destro e anche centrale. All'interno dell'impugnatura, mentre stiamo parlando appunto di questo, troviamo la chiave per smontare il disco. La rimettiamo dentro e ritorniamo su questo argomento successivamente. Parte superiore, come vedete, c'è il tastino di avviamento che ci consente di tenere la macchina avviata sia con l'obbligo di tenere il tastino premuto nel caso in cui stiamo facendo qualcosa anche di un po' pericoloso, in genere non si blocca. Se invece siamo sicuri della nostra posizione, abbiamo tutti i dispositivi di protezione, stiamo facendo un lavoro prolungato, ve lo faccio vedere senza batteria,
si sposta in avanti, si fa scendere la parte frontale e rimane bloccato. Nel caso in cui poi bisogna sganciarlo molto velocemente, basta sfiorare la parte posteriore e si sgancia. Sulla parte frontale, come vedete, c'è questo tastino che serve a bloccare la rotazione del disco per smontare appunto il disco stesso. Però in questa versione c'è una cosa molto carina. Togliamo prima la batteria. Molti di voi stanno dicendo, e che cos'è questa cosa? Per ora togliamola, facciamo così, per ora togliamola, ne parliamo dopo. Come vedete l'attacco M14 Spindle Lock ci consente tramite questa levetta, la alziamo, andiamo a bloccare col nostro tastino rosso la rotazione, facciamo un po' di gioco destra e sinistra, fino a quando si blocca. Dopodiché tenendo premuto, vediamo se riesco a favore dell'inquadratura, ok? Andiamo a ruotare questo qua, la nostra ghiera di bloccaggio. Sostituiamo il disco, attenzione che questa parte potrebbe cadere e da un lato dove va messo, questa parte con le due sporgenze va messo sull'alberino perché si va a incastrare. Quando andiamo a sostituire il disco, tenendo premuto sempre il tastino, possiamo andare a chiuderlo semplicemente a mano. Non è necessario chiuderlo con una forza eccessiva perché il senso di rotazione del disco porta sempre questa ghiera a chiudersi. Se per qualche motivo lo stringiamo molto forte o se per qualche motivo si dovesse rompere questo anellino, noi possiamo sempre utilizzare la nostra chiave in dotazione da inserire nei due forellini. Avete sentito il rumore che ha fatto quando ho girato? Normalissimo per i motori brushless a magneti permanenti. Quando il motore è fermo, non è alimentato, è molto rumoroso rispetto al classico motore a spazzole. Togliamo nuovamente il disco e vi faccio vedere un'altra cosa. Calotta di protezione, che rispetto al modello verde è aperta per favorire alcune tipologie di lavori, che ci dà la possibilità di essere spostata senza l'utilizzo di attrezzi. Come vedete si sposta avanti e indietro e ha un fine corsa, questo, che va a sbattere all'interno di quella sporgenza lì. Quindi possiamo ruotarlo così e così. Naturalmente l'impugnatura supplementare va girata in base a questa posizione. Ci consente appunto di muovere questa impugnatura senza attrezzi, però nello stesso tempo vedete fa degli scatti che sono abbastanza duri e non c'è il rischio che si può spostare durante il lavoro. Per rimuovere questa calotta comunque bisogna metterla in questa posizione centrale, rimuovere la molla e sfilarla. Cosa ho messo da parte prima? Una protezione in plastica supplementare che troviamo quest'anno, l'anno scorso non c'era. L'abbiamo trovata anche nella versione aggiornata del classico Verdone. È una calotta di protezione che si inserisce facendola scorrere in questo modo. Non è proprio immediatissimo. Ok, arriva a fine corsa, sbatte questo dentino. Così è posizionata. Il manuale di istruzioni dice che dobbiamo utilizzare questa calotta quando effettuiamo i tagli e toglierla quando utilizziamo il disco per sgrossare o per levigare disco o spazzole più grosse. Quando si utilizzano invece mole da taglio, il manuale di istruzioni dice di tenere questa protezione. Ripeto, è una protezione in plastica, molto rigida, ma è in plastica. Immagino che la sua funzione sia soprattutto quello di proteggerci da eventuali detriti che possono sprigionarsi dal taglio o da un'eventuale rottura del disco. Mentre non abbiamo disco, vi faccio sentire la rumorosità. È parecchio silenzioso. Il modello dell'anno scorso era molto rumoroso, ma questo modello è parecchio silenzioso. Quindi credo che non ci sia necessità di andarlo a smontare per vedere eventuale presenza di grasso e come aggiungerlo, ma è molto silenzioso. Ora metto un disco e vi faccio vedere le ultime due cose prima di andarla a mettere alla prova. Poggio la smerigliatrice sul banco, farà un po' più di rumore perché il banco vibra, però guardate il disco, il disegnino del disco. Allora, questa smerigliatrice ha il soft start,
sentite dal rumore che accelera gradualmente. E ha il quick stop, anche se il quick stop interviene un po' ritardato rispetto al rilascio del pulsante. 1-2 secondi ancora continua a girare, poi vedete che interviene perché si ferma di scatto. Metto il disco più pesante che si vede meglio la differenza. Notate il soft start e quick stop. C'è proprio un freno che si sente anche il contraccolpo. Avete sentito che con questo disco è aumentata tantissimo la rumorosità? Credo che sia complice anche il fatto, lo notavo prima, vediamo se riesco a farvelo vedere. Le smerigliatrici che hanno il classico attacco che non è spindle look hanno questa ghiera. Aspetta, facciamo così, prendiamola subito. Dov'è la smerigliatrice? Eccola qua. Hanno questa ghiera che da un lato è liscia o comunque ha questa piccola fresatura, dall'altro lato guardate ha questa sporgenza che serve a stabilizzare i dischi di grandi dimensioni, cioè quando noi abbiamo un disco sottile lo mettiamo così, anche perché metterlo così significa lasciare spazio al disco che può girare a vuoto. Quando abbiamo il disco molto grande, molto spesso, se non sbaglio questa è una misura che va sopra i 3 o i 4 mm, la mettiamo in questo modo. Come vedete già, guardate, si è incastrato. E il disco viene stabilizzato da tutte e due le sporgenze, quella che c'è qua e quella che c'è in questa ghiera. Questa invece non esegue questa funzione, va a schiacciare il disco solo dalla parte superiore senza stabilizzarlo all'interno. Vediamo se quello che vi dico io è più o meno vero. Utilizzerò questa ghiera per bloccare il disco. Ok, rimetto la batteria. Decisamente meno rumoroso, non so se a video si percepisce, ma decisamente meno vibrazioni che ho sentito sulla mano. Rimettiamo la ghiera, sentite la differenza. Mi sta venendo pure il formicolio per questi 3 secondi che l'ho acceso, la differenza è esagerata. Probabilmente per evitare di rovinare l'alberino e gli ingranaggi, i cuscinetti e tutto il sistema, io prenderò una delle smerigliatrici che non uso più e andrò ad utilizzare questo dadino piuttosto che questo, che lo metterò da parte. È vero che con i dischi sottili la differenza tra i due sistemi non si sente, quindi rettificando un po' quello che ho appena detto, potrei decidere di tenere nella cassettina un dadino come questo di bloccaggio e utilizzarlo solo quando devo utilizzare dei dischi così grossi o quelli che hanno la carta vetrata o addirittura delle spazzole. Questo, come vi dicevo prima, per farmi durare il più a lungo possibile questa smerigliatrice. Allora, vediamo se rispetta i 10.000 giri dichiarati. E nel frattempo che facciamo questa prova, vediamo se ci sono differenze anche nel numero dei giri con le varie batterie. Abbiamo installato quella da 2 A. Sentirete vibrazioni, ve lo ricordo sempre, è il banco. Allora, vediamo se riuscite a leggere, perfetto. 8.800 giri. Questa è una 4 A, è nuova, 12 2020, relativamente nuova. Ha il bilanciamento delle celle. (9080) con la 4 A. 4 A smart. (9.150). Allora, è vero che questa 4 A smart ha quel po' di pepe in più della 4 A fat big. A questo punto, con queste batterie che le ho caricate
e sono carica al 100%, andiamo a fare questa prova di taglio per vedere se questa differenza di prestazioni è così elevata tra 2 e 4 FAT e 4 FAT o 4 big come la vogliamo chiamare e 4 smart. Allora ragazzi, farò una sola prova. Questo è un tondino 27 x 4 mm di diametro. Non voglio ripetere ogni video questa cosa perché rischierei di diventare noioso, però è giusto che se c'è qualcuno che entra per la prima volta nel canale riceve quelle 2 o 3 informazioni. Allora, le smerigliatrici a batteria non vanno usate come quelle a corrente elettrica. In quelle corrente elettrica possiamo affondare, possiamo fare forza, possiamo premere sul pezzo perché tanto la potenza del motore è elevata e abbiamo a disposizione la centrale idroelettrica vicino. Per quella batteria non è così, il pezzo va tagliato gradualmente, la smerigliatrice va fatta scendere lentamente sul pezzo perché non appena sentiamo che la smerigliatrice si sta sforzando, che si abbassano i numeri di giri, in quel momento stiamo facendo 2 cose negative. Stiamo avanzando poco come taglio perché si abbassano i numeri di giri e stiamo scaricando parecchio la batteria. Quindi si compromette la durata della batteria, ma può andare anche in protezione. Va in protezione perché quando la batteria si scarica molto velocemente si surriscalda e interviene la protezione per sovraccarico. Quindi le smerigliatrici angolari a batteria vanno utilizzate facendo scorrere il disco sul pezzo senza premere troppo. Nel momento in cui sentiamo i giri scendere, stiamo sbagliando. Lasciamo leggermente, allentiamo leggermente e continuiamo. Ora questa misura che ho qui, che è un 2.7 di diametro per 4 mm, non è una misura pesante, diciamo, per questo tipo di smerigliatrici se usate come vi ho appena spiegato. Però io non la voglio utilizzare come vi ho spiegato, voglio sbagliare volontariamente. Non appena farò il solchetto, per evitare che mi si rompa il disco, andrò a premere con forza e voi vedrete la differenza tra le varie batterie. Iniziamo con la 2 A. Ragazzi, non ci dimentichiamo una cosa, quando facciamo questo tipo di tagli, occhiali di sicurezza per le scintille ed eventuali rotture del disco. Anzi, io ho comprato una visiera intera facciale, ve la farò vedere, cuffie antirumore e guanti, anche se questi sono una versione per il giardinaggio, però vanno bene lo stesso perché sono in pelle. Allora, iniziamo con la batteria da 2 A. Cercate di ascoltare il rumore del disco e capite che nel momento in cui sta rallentando siamo al limite tra riaccelerare o mandare in blocco l'utensile. Andiamo. Allora, voi sentite che io faccio la pressione non appena i giri si incominciano ad abbassare. Con la batteria da 2 A, questa condizione, quindi con alta pressione sul pezzo e giri bassi, dura forse nemmeno un secondo. Non ci dà nemmeno la possibilità di alleggerire e di tornare un po' indietro. Batteria da 4 A big. Ok, avete anche qui sentito che con la 4 A grande va sotto sforzo, i giri si abbassano. Ragazzi, io sto premendo assai, non si taglia così, lo sto facendo apposta. Va sotto sforzo, i giri si abbassano e dopo circa 3 secondi va in blocco. Ora simuliamo un taglio al limite del blocco, non la faccio bloccare. Ok, così sentendo il numero di giri riuscite a gestire un po' la situazione, anche se ripeto, è sempre un taglio eseguito male. Ora mettiamo la Smart, vi faccio vedere la differenza. Cercate di fare attenzione nel momento in cui si abbassano il numero di giri, in quel momento io sto premendo parecchio e vedete quanto tempo rimane prima di andare in blocco. Allora, guardate il disco dove è arrivato, ho quasi completato il taglio, usandolo in modo molto errato, però avete visto che nonostante la pressione era alta, i giri si sono abbassati anche di più del modello grande, è riuscita a stare in marcia e mi stava quasi completando il taglio, quindi è vero,
quello che è scritto nella confezione, che queste batterie hanno quel poco di pepe in più, ed è proprio la smerigliatrice quell'utensile che le mette veramente alla prova. Ok ragazzi, come lavora? Alla grande, va bene, e con queste batterie ha quel pizzico in più, quel pelino in più di prestazioni che in certe situazioni non guastano. Compensano eventuali errori o qualche modo un po' errato nell'utilizzo di questa smerigliatrice. Quindi ragazzi, vi ho fatto vedere le caratteristiche, vi ho fatto vedere come lavora, vi ho fatto vedere come lavora con le nuove 4A Smart. 69 euro per averla senza batterie, senza caricabatterie, credo che si può fare alla grande. Io ve la consiglio, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e andate a vedere la playlist dove ci sono tutti gli utensili della Parkside Performance, perché arriveranno altri video, avvitatore e seghetto a gattuccio, naturalmente dove è possibile, sempre con i confronti con la nuova batteria e l'equivalente. Oh, e che? Ma sto diventando vecchio. Mi sto preoccupando. Va bene, approfondiremo questa cosa. E naturalmente dove è possibile il confronto con il modello verde. Ciao!